Buongiorno agli amici di MRTV e in particolare di Campeolo Racconta. Siamo tornati in onda dopo 2 settimane di stop causa perdita di voce del buon Gianfranco, che introduco immediatamente. Eccoci qua. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a tutti. La voce, siamo tornati? Operativi? Ma la voce, insomma, così. Io ti sento forte e chiaro, quindi Sì, molto ma bene. rischia di durare poco. Va bene, faremo quello che riusciamo. L'intento è sempre buono. E allora risparmiamo la tua voce e direi che introduciamo subito Serena. Cosa dici? Sì, sono d'accordo. Molto bene. Buongiorno Serena. Buongiorno Samuele, buongiorno Gianfranco e ovviamente un buongiorno e una buona domenica a tutti coloro che sono collegati, che ci stanno ascoltando. Allora, io oggi come faccio tante volte, che è qualcosa insomma che mi piace sempre, ho preso spunto da una frase di un film che ho già comunque nominato più volte, insomma, che a me sta particolarmente a cuore. Ho intitolato l'intervento "Siamo davvero disposti al cambiamento?" e la frase è una frase di Ivy Hammond che lei dice nel film V per Vendetta. Ivy Hammond ovviamente non è l'attrice, ma è la protagonista del film, che a un certo punto lei dice: vorrei tanto che fosse possibile, ma ogni volta che ho visto cambiare questo mondo è sempre stato in peggio. E allora io voglio prendere spunto da questo aspetto, da questa frase che in realtà mi è venuta in mente quando ho letto il titolo della puntata di oggi. Insomma, diciamo, è stato il primo input che ho avuto. E allora ciò che io ho pensato è: quanti di noi meccanicamente in realtà hanno sentito recitare questa frase affidandosi a quella che io chiamo una cieca visione del mondo. In realtà è il risultato di una concatenazione di fattori, come possono essere i condizionamenti psicoemotivi, può essere una errata percezione della realtà, ma anche l'espressione delle proprie passioni o delle basse pulsioni di sopravvivenza. Può essere dovuto al mantenimento dell'attenzione sugli aspetti distruttivi della vita invece che costruttivi, la perdita di identità a favore di un'identificazione, ma anche la distorsione dei concetti di bellezza e perfezione, il prevalere della paura di morire invece sull'amore per la vita, sull'individualismo che domina sulla comunità, la schiavitù sul servizio, ma anche, e non ultimo, l'egoismo sul sano altruismo. Quando noi parliamo di cambiamento peggiorativo, magari possiamo portare un po' l'attenzione sul fatto che avviene perché c'è un mutamento di forma, ma la sostanza si conserva tale. Un cambiamento reale accade quando la sostanza si eleva, concedetemi questo termine. Cioè, in parole più semplici, l'essere umano dalla sua posizione orizzontale si erge nella sua verticalità, cioè dal sonno profondo, questo addormentamento, il sé tende a migrare verso quello che viene definito il risveglio della coscienza. Ma c'è un ma, che è del tutto insufficiente aprire gli occhi e scendere dal letto per considerarsi sveglio. Perché? Perché è necessario invece acquisire lo stato di veglia reale. In questo modo l'essere umano riesce ad indirizzare il proprio apparato psicofisico a un servizio utile. La macchina biologica, ovvero il nostro corpo con le proprie emozioni e i propri pensieri, diviene quindi lo strumento per cui è stata creata, cioè l'elevazione, chiamiamola spirituale per capirci, tramite l'edificazione di un nuovo cosmo. In questa maniera accade qualcosa di interessante, cioè svaniscono il giudizio, svanisce e anche la lamentela e vengono sostituiti da una totale responsabilità.
L'attenzione quindi è diretta verso l'abbondanza, la bellezza, la perfezione. Vediamo che l'amore inizia a vincere sulla paura, la vita sulla sopravvivenza e la realtà sulla percezione distorta dei 5 sensi. Cioè abbiamo la realtà così per quello che è. Quindi un mutamento positivo avviene solamente a seguito di un'assunzione personale di responsabilità. In questo modo cosa accade? Si acquisisce la chiarezza di visione e la precisione di azioni a partire dallo stato in cui ci si trova in questo momento per costruire poi il meglio. Qual è un altro aspetto interessante da considerare? È che lo stato peggiorativo è necessario per ottenere un cambiamento, altrimenti tutto rimane immobile. E quindi solamente chi accetta di attraversare la fase di confusione può alla fine, diciamo così, godere della gioia. Perché dico questo? Beh, facciamo degli esempi. Una freccia per essere scagliata deve essere tirata indietro acquisendo la giusta tensione per colpire il bersaglio, quindi quello che viene inteso come peggioramento. Per prendere la rincorsa dobbiamo indietreggiare. Per una visione completa si tende a fare sempre un passo indietro e tutti questi gesti permettono però la preparazione corretta di quelle che sono le azioni mirate. Andiamo a vedere un po' in conclusione tutto il discorso. Quindi l'essere umano medio attende che il cambiamento avvenga dall'esterno, che sia innescato da qualcun altro e quindi è sempre pronto a puntare il dito, a lamentarsi e a giudicare se le cose non sono come se le aspetta. Crede, tra l'altro, che avendo scoperto cosa si cela dietro a certi sistemi e parlandone, le cose cambino, perché secondo queste persone parlare significa cambiare. In realtà più ne parla più alimenta quel sistema, perché l'energia va dove si dirige l'attenzione. E questo ce lo dice anche la fisica, ce lo dice la scienza. Quindi parlando del problema, il problema si ingigantisce. Ciò che ognuno dovrebbe chiedersi è: cosa sto facendo io per alimentare tutto questo? Apro parentesi, qualcuno qualche migliaio di anni fa disse: chi non ha peccato scagli per primo la pietra, chiusa parentesi. E poi seguirlo da una domanda un po' più costruttiva, cioè cosa posso fare io personalmente per capovolgere la situazione. E quindi, come conclusione, ricordiamoci che è impossibile modificare una struttura che sia fisica, che sia energetica, con gli stessi strumenti con cui è stata creata. Io mi fermo qua, ringrazio come sempre Gianfranco per darmi questo spazio e cedo ovviamente la parola a Gianfranco e a Samuele. Serena, grazie. Questa era la prima puntata sulla teoria, giusto? La prossima sarà come mettere in pratica. Certo. Beh, ho già dato tanti spunti in realtà da mettere in pratica, però bisogna farlo. Come si diceva, no? Non è parlandone che si cambia. Certo, può aiutare, parlare aiuta a valutare tante cose, però se poi non c'è l'azione. Chiaramente. Grazie a tutti e buona domenica. A te. Buona domenica, Serena. Ciao.